Ciao amici, oggi vi parlo di un inchiostro prodotto dalla Private Reserve, un inchiostro abbastanza famoso, è l'avocado. Non è il frutto, ma richiama questo colore verde, questa tinta un po' a metà strada fra un verde deciso, ma con la contaminazione del giallo diventa ricco di sfumature, anche intenso, insomma uno di quelli che a me piacciono particolarmente. Andiamolo a scoprire. E così mettiamola alla prova nel calamaio che conosciamo ormai tutti molto bene, un calamaio da 60 ml, quindi ne fanno ancora un prezzo conveniente, perché è vero che è aumentato un paio di euro al massimo, insomma, negli ultimi tempi, però sono 60 ml, si tiene pur sempre su un prezzo attorno ai 9-10 euro per un calamaio da 50 ml, se dovessimo fare un termine di paragone. Quindi, vista anche la bontà dell'inchiostro, direi che è un prezzo più che mai onesto. Mi piace molto, lo abbiamo detto tante volte, che cosa, però qui non ho il verde o un'altra tinta, questa imboccatura generosa che consente di pescare con tutte le penne e di arrivare anche abbastanza a prendere le ultime gocce, non proprio tutte quante, ma veramente fatto molto bene. Mi piace un po' meno il tappo, un po' plasticone, un plasticoso, ogni tanto si incrosta ed è di quelli che bisogna scaldare leggermente per così insomma invitare allo svito. Attenzione a queste grinzette che vedete, che dopo qualche mese di apertura cominciano ad evidenziarsi, dopo un altro paio di mesi, almeno questa è la mia esperienza e sono uno che insomma tiene da conto gli inchiostri, finiscono all'interno dell'inchiostro, quindi vanno pescate, vanno tolte per evitare danni. Parliamo di avocado, del verde avocado, la provo su questo pennino. Stringo un po', poi vi faccio vedere sulle altre carte. Un verde con una tonalità ben precisa, con una vocazione a che cosa? Non al brillante, ma ad un verde di quelli scuri, ad un verde che però presenta la sua bella fittezza, come è caratteristica degli inchiostri Private Reserve. Non è quel verde spento, leggermente desaturato, come vedremo poi in confronto ad altre tinte. È un verde deciso, pur non essendo un verde che colpisce per brillantezza. Lo sto provando su un pennino BB, che è un pennino che sto anche tenendo d'occhio, perché ogni tanto mi fa qualche saltino. I pennini WB della Pelican, della serie economica, a volte capita che abbiano questo difettino, cioè di essere troppo levigate le due, chiamiamole così, semisfere che compongono la parte terminale dei rebbi, queste qua per intenderci, e a volte sulle carte più levigate, più lisce, ogni tanto fanno qualche scherzetto. Ne ho cambiati, pensate, 3 prima di arrivare a questo, che è quello che funziona un pochettino meglio, ma ancora mi fa qualche capriccio. Come vedete però la tinta è una tinta effettivamente molto, ecco, non è sgargiante, ma è molto decisa, molto convinta, e poi le solite qualità che contraddistinguono il Private Reserve, quindi copertura, lubrificazione anche per quei pennini che sono un po' sottili, fittezza, densità. Bello, un bel inchiostro. Vediamo come si comporta su altre carte, con altri tratti e altre carte. Comincio con la Clairefontaine, che comunque è molto simile a Rhodia, e come vedete scusatemi, con un tratto generato da un pennino di tipo Architect, resta molto coerente con la tinta che vediamo anche con un pennino totalmente diverso, cioè molto arrotondato come il WB Pelican, e altrettanto possiamo osservare quando lo utilizziamo invece con un pennino molto sottile, in questo caso il Falcon, il pennino della Falcon Labo Soft Extra Fine. La tonalità è questa, è un verde che non è propriamente un verde oliva, perché effettivamente è un pochettino più
un po' più luminoso, diciamo, un pochettino più vivace, infatti ricorda altre tinte che poi passiamo in carrellata. Bella comunque diciamo, l'effetto visivo, almeno è uno di quegli inchiostri che a me piace, una tonalità che piace abbastanza. Ve lo faccio vedere su un'altra carta che è la Blasetti. Anche in questo caso un bel verde deciso, diventa più scuro perché la carta lo assorbe in modo un po' diverso e quindi sembra un po' più scuro rispetto a queste altre prove che ho fatto. Guardate il punto di bianco della Rhodia come è diverso e quindi come sposta in termini di brillantezza la resa degli inchiostri, un po' di tutti gli inchiostri. Mi piace osservare l'effetto shading che questo inchiostro possiede, come molti altri di Private Reserve, effetto che su una carta come Rhodia, come Clairefontaine viene messo più in evidenza, su una carta che evidentemente assorbe in maniera diversa perché la finitura è diversa, va un po' a nascondere. Guardate anche la differenza che c'è fra la prova con la Falcon su una carta come questa e su questa. Qui si nota anche un po' più la grassezza, chiamiamola così, cioè la parte oleosa dell'inchiostro. Qui diventa un pochettino più secca, pur mantenendo comunque lo stesso tipo di agilità nel pennino. Passa, no, non ve lo posso dire perché come vedete ci ho scritto addirittura dietro, quindi non passa il foglio, non passa neanche qui con questo pennino Architect che è abbastanza copioso nel suo flusso e tanto meno nella nostra carta Rhodia, anche se la carta Rhodia con questo pennino BB denuncia qualche maltrattamento, qualche trafilaggio da una parte all'altra, però è più dovuta al pennino, che è un pennino che ci lascia davvero un flusso molto abbondante, perché lo potete vedere anche quando vedete per esempio nella doppia B, vedete la variazione di intensità che crea, significa che è proprio inchiostro che viene depositato evidentemente dal complesso alimentatore che non è così pronto, diciamo, a servire un pennino largo come il doppio B. E qui si aprirebbe un capitolo davvero scottante per molte aziende. Mettiamolo a confronto partendo dall'Avocado, che è il nostro inchiostro, come lo vediamo nelle nostre prove, richiama molto per esempio il Diamine, il Classic Green, e poi via via si scosta da questi colori che comunque sono abbastanza simili. Uno per tutti, che può essere il verde antico della Röhrer Klinger, come vedete questo giallo oro, che è la sua caratteristica, va via via più verso il verde. Infatti questo Private Reserve si trova un po' nella linea di confine fra quello che è un verde di partenza intenso, quindi parto da qua con questi verde menta, con questo verde brillante, man mano a desaturare fino, vedete, dicevo, una linea di confine, perché poi cominciamo ad avvicinarci nel momento in cui il verde diventa più scuro. Questo è il Palm Green, questo è il Diamond Green Amber, fino ad arrivare, per esempio, era questo che volevo mostrarvi, il Pelican Edelstein Olivine, che comincia ad assomigliare un pochettino, anche se appare più scuro, è evidente che è più scuro, un pochettino meno saturo, cioè meno vicino al verde centrale, e ancora troviamo una linea, diciamo, comune con l'Olivine della Monteverde, che però mantiene un colore un po' più giallo, una dominante un pochettino più gialla a schiarire il verde. Quindi insomma c'è posto per tutti, questo è il bello degli inchiostri.